Rachele e Valentina, parliamo di vino ma usando un linguaggio diverso. Esatto, abbiamo scelto strade poco convenzionali per avvicinare sempre più persone a questo mondo, perché pensiamo si debba partire veramente dalle basi e dalle cose di uso quotidiano, come possono essere gli ingredienti che stanno in cucina. Per iniziare ad allenare l'olfatto noi facciamo mettici il naso per fare in modo che le persone possano diventare dei sommelier anche per un giorno. Riuscire a riconoscere qualcosa come un origano o un olio d'oliva riesce a scatenare un meccanismo di memorizzazione, per cui poi dalla tavola o dal nostro semplice gioco si può passare ad una degustazione sensoriale nel calice, quindi dalla vita al vino con un gioco alla fine. Sì, poi il vino è allegria, quindi noi puntiamo a questo, tutto sommato, diciamo lo scopo finale del gioco è questo, mettersi alla prova, giocare, creare convivialità intorno al vino, perché no, riderci su. Sapete che abbiamo qualcosa in comune, però la domanda più cattiva è questa, ma riuscite a far attecchire questo approccio nel mondo del vino? Beh, ti dirò, forse proprio i veri intenditori un po' meno, perché siamo tutti un po' a livelli più alti, anche più impegnati in queste dimostrazioni, cioè diciamo si avvicinano poco, perché poi tra masterclass, degustazioni, premiazioni, quindi un po' meno. Però comunque ci fa piacere che tutti gli altri, anche amatori, ma anche alcuni produttori, si sono messi alla prova e alla fine esce fuori un lato che anche loro non conoscono, perché noi, questo gioco, mettici il naso, alla fine nasce con l'idea di far capire quanto noi siamo condizionati dalla vista, perché mangiamo con gli occhi, invece bisogna utilizzare sempre di più gli altri sensi, l'olfatto, e non farci condizionare specialmente dall'etichetta. Senti, ma i risultati del test quali sono stati? Soddisfacenti o drammatici? Ci sono nasi buoni e nasi... Però tante persone che erano un po' restie e dicevano no, ma io non riconosco niente, invece poi hanno fatto una scheda perfetta, sì, e hanno preso il nostro attestato sommelier per un giorno. Non è detto che un sommelier abbia riconosciuto Vero. tutto, ecco, quindi a volte proprio mettere alla prova il sommelier insieme, che era la mamma che non aveva mai fatto nulla del genere, Vero. un gioco sensoriale, ha riconosciuto più la mamma che pratica in cucina e non il figlio dopo anni di tecnico. corsi. Allora, diciamo che abbiamo qualcosa in comune, magari un giorno vedremo convergere le nostre strade in qualche iniziativa un po' diversa dal solito. Volentieri, Vabbè. portiamo Possono anche nascere cose stupende, belle intorno al vino, portiamo la Calabria a Roma e aspettiamo Roma in Calabria. anticonvenzionali. Ciao! Ciao!